L'effetto più importante, forse più grossolano, dell'esercizio fisico è l'aumento del volume del tono muscolare. Si possono avere vari dubbi riguardanti gli effetti che la ginnastica dà al corpo, ma l'aumento di massa muscolare è un fatto di così volgare osservazione che anche il più scettico, lo scettico più intransigente non può negare. I fattori che portano all'aumento del volume del muscolo durante l'attività muscolare sono 4. Primo, accrescimento in volume di ogni singolo elemento. Secondo, aumento del numero di fibre, o per meglio dire iperplasia. Terzo, accrescimento del connettivo di sostegno del muscolo. Quarto, ma non meno importante, l'aumento di contenuto sanguigno e linfatico all'interno del muscolo. Quando osserviamo i muscoli trainati di un atleta in fase di allenamento, non vediamo una massa muscolare di una compattezza rigida, vediamo una compattezza omogenea ed elastica, quasi morbida. Quando si usa la parola braccia, muscoli d'acciaio, quelle sono semplicemente delle frasi iperboliche per enfatizzare quell'aumento di consistenza, ma non il grado di quella consistenza. Un muscolo rilassato possa essere anche quello di Ercole, non sarà mai completamente e perennemente contratto. È curioso osservare come l'aumento di massa muscolare avvenga sempre di spessore e mai di lunghezza. Ma c'è un perché. Ogni muscolo ha una lunghezza che è pari rispetto alla superficie dove scorre. Se un muscolo aumentasse di lunghezza, il movimento, il moto del muscolo sarebbe notevolmente rallentato e servirebbero due contrazioni, due movimenti. Primo, per riformare il muscolo a seconda della propria superficie e il secondo per contrarlo definitivamente. La natura ha evitato questo, facendo in modo che la muscolatura rimanesse uguale a livello di lunghezza, ma che potesse aumentare di spessore. Infatti, e qua vorrei riportare le testuali parole, l'aumento della forza muscolare dipende solo dall'aumento della sezione trasversale del muscolo. Se ora abbiamo visto il come un muscolo possa crescere, penso sia corretto analizzare adesso il perché esso aumenti. Il primo punto che va messo in chiaro è il rapporto che c'è tra lavoro e riposo. Se a un gruppo muscolare non viene dato un adeguato riposo, automaticamente questo non potrà avere un gran sviluppo. Questo lo possiamo vedere anche in attività lavorative molto faticose, anche se quello ovviamente va contestualizzato per quelle che sono delle abitudini igieniche, d'ambiente, lavorative appunto, ma un fabbro, per quanto faccia delle attività di lavoro che richiedono un condizionamento muscolare molto alto, non potranno mai avere le masse muscolari dei ginnasti perché non danno una priorità e un rapporto di pausa e di attività fisica in un modo ordinato e omogeneo come fa uno sportivo. Il fabbro è perennemente in uno stato costante di lavoro estenuante, senza una vera e propria pausa e senza un vero e proprio ordine, senza togliere il fatto che però un fabbro avrà una massa muscolare sicuramente superiore rispetto alla media. Si può quindi dire che il muscolo cresce quando riposa e non quando lavora. Ma la domanda è: perché il muscolo, una volta che ha recuperato, non ritorna al suo stato primitivo, ma addirittura aumenta il suo volume, quindi assume una vera e propria modifica? A cosa è dovuta questa cosa? È un mistero. Sembra quasi che il muscolo abbia una propria intellettualità, che possa prevedere e che non voglia più essere sorpreso. Questo fa uscire completamente da quella che potremmo chiamare i cancelli della natura bruta, perché il muscolo sembra che abbia una propria preveggenza. Ma a cosa è dovuto? Quali sono i parametri perché ciò avvenga? Una prima condizione può essere il fatto che l'allenamento o lo sforzo non deve essere esauriente, né per durata né per intensità. Si può dire che l'aumento di massa muscolare è aiutato, sì, da un riposo, ma da uno sforzo che deve essere contestualizzato, organizzato, ma deve essere sopportabile. Vengono proposti due modi per cui un muscolo possa svilupparsi. Il primo è un lavoro sullo sforzo, dello sforzo, quindi se vogliamo il concetto di forza singola. E poi invece abbiamo un lavoro mirato a delle contrazioni ritmiche, quindi un lavoro più voluminoso, un lavoro dove ci imponiamo un numero di movimenti alto, basso, ma sempre lontano dallo sforzo massimo. Apparentemente questi due sforzi sono comunque influenzati l'uno dall'altro. Una persona molto forte può anche essere molto resistente,
e viceversa. Ma non sempre è così e non sempre tutti gli atleti la pensano in ugual modo. Alcuni pensano che sia meglio uno e a volte si dice che sia meglio l'altro. Vari maestri definiscono lo sforzo muscolare come la ragione definitiva per l'aumento della massa muscolare. Quindi, dal momento che lo sforzo diventa più intenso, lo sono anche le contrazioni muscolari e quindi automaticamente l'attivazione muscolare viene molto di più e con essa un conseguente aumento maggiore di massa muscolare. Tuttavia, se andiamo a chiedere ai ginnasti, loro rispondono alla fatidica domanda: come hai costruito questi ventri muscolari, queste strutture muscolari così sviluppate in ogni parte? Facendo centinaia di ripetizioni e contrazioni ritmiche con pesi leggeri. Chi dei due ha ragione? Cosa rende una contrazione ordinaria una contrazione sforzata? È il capire che ruolo ha in tutto ciò, in tutto lo svolgimento dell'esercizio, la coscienza. Se la coscienza si trova nel venir piegata a causa della scarsa resistenza che il nostro corpo dà in quel gesto, significa che stiamo andando contro a uno sforzo massimo. Varie figure hanno condannato tuttavia in modo esclusivo l'ipertrofia muscolare perché loro la considerano solo come un fenomeno patologico, non fisiologico. Per loro l'ipertrofia d'allenamento ha le stesse caratteristiche di un'ipertrofia al cuore, dovuta a malesseri del cuore. Addirittura molti sostengono che l'aumento di massa muscolare, quindi la ricerca continua della massa muscolare, venga accompagnata da una intelligenza deficiente, tanto che nell'antica Grecia le vecchie sculture che oggi abbiamo rappresentano degli atleti con un viso spento, quasi bestiale. Forse è verosimile. Uno sforzo, un'attività, un esercizio muscolare, quando diventa professionale, quindi addirittura quasi un lavoro, è anche difficile dedicare tempo ad altre attività che caratterizzano lo sviluppo di una personalità umana, secondo il parere di questi signori. L'autore però decide di distaccarsi completamente da questi pareri, in quanto li considera lui stesso dei pareri privi di logica e di fatti. Un'ipertrofia non è sinonimo di una malattia. Un cuore non si ammala perché è ipertrofico. Al massimo il cuore si ipertrofizza perché è malato. Non possono essere questi i motivi per cui si deve condannare l'ipertrofia muscolare. L'autore, infine, riprendendo e ribadendo la sua posizione, risponde testualmente: non è in base a questo concetto che deve essere condannata l'ipertrofia dei muscoli. Se vi è da riprovare oggi la tendenza che alcuni mostrano di ricercare gli enormi accrescimenti delle masse muscolari che danno l'apparenza di bitorzoli, di tumori o di altre deformazioni, non è già perché essi rappresentino qualche cosa di morboso, ma perché offendono il senso dell'estetica umana e non hanno più alcun significato e valore rispetto ai fini della vita moderna.